oggi il Signore ha messo nel mio cuore di condividere una parola molto profonda, una parola spirituale molto importante per la Chiesa, per il corpo di Cristo, per i credenti. Vi invito a cercare insieme a me Colossesi al capitolo 1, versetto 12 al 14. Io intanto saluto le persone che ci seguono per mezzo di YouTube. Il Centro Cristiano Fonte di Vita qui a Ragusa desidera essere di benedizione per voi. Ricevete questa parola con tutto il nostro cuore, che non è nostra, è del Signore e sarà di edificazione per voi. Ok, adesso sì, Colossesi, capitolo 1, versetto 12 al 14. Ok, dice così la scrittura: ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Ok? Allora, non possiamo fare a meno che ringraziare il Signore, come dice la Scrittura, con una grande gioia al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ditemi la verità, che potevamo fare noi umanamente per arrivare a questo livello? Che potevamo fare noi per avere una partecipazione nel regno di Dio, con i santi, con l'Apostolo Paolo, con Pietro, con Giovanni Battista, con i profeti, con Abramo? Che potevamo fare noi? Assolutamente niente. Ma è stato Dio a fare questa opera per noi, al nostro favore. E adesso ringraziamo il Signore. Non è che lo dobbiamo ringraziare per un futuro, noi già ce l'abbiamo fatta, noi già nella fede siamo arrivati, perché non è che lo diciamo noi, lo dice la Scrittura. A noi soltanto tocca ringraziare con gioia il Padre per questo onore che siamo partecipanti alla sorte dei santi nella luce. Amen? Riceviamo questa benedizione. Qualcuno dubita, qualcuno dice non lo so, vediamo, forse ancora. No, se il Signore ti dice per la fede tu hai questa posizione spirituale, è tua. Non lasci che qualcuno te la rubi. Guardate che interessante il versetto 13 di Colossesi capitolo 1. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. È straordinario. Hai fatto tu qualche opera? Hai fatto tu qualche sacrificio? Hai fatto tu qualche cosa umanamente per arrivare a questo livello? Assolutamente no, perché non c'è niente che noi possiamo offrire al Signore. Non c'è un'altra via. Se Lui non lo fa e le persone, noi umanamente non potremo mai arrivare a questo livello. Ma dice, Dio ci ha liberati. Liberati da cosa? Se io sono libero, qualcuno può dire no, io sono libero. Da che cosa ci ha liberati? Guardate, Dio ci ha liberati
dal potere delle tenebre. Significa che una persona che il Signore non interviene di maniera soprannaturale pur che si senta libera, pur che si senta giusta, pur che si può sentire corretta, purtroppo la Scrittura rivela che quella persona è sotto la potenza e il potere delle tenebre. Cioè non esiste un regno intermezzo, c'è il regno di Dio e ci sono le tenebre. Se uno non è di Cristo, se uno non è cittadino del regno dei cieli, pur che una persona in gamba, pur che una persona onesta, e spiritualmente, perché qua non stiamo parlando a livello umano ma spirituale, quella persona è affetta dalle tenebre spirituali. Per questo a volte le religioni sono così oscure, così strane, con tanta sangue, con cose strane, con sacrifici, con sofferenza, con le frustate, no? Sangue che scorre, perché purtroppo lì non c'è libertà, lì non c'è vita, lì non c'è luce. Dio non ci ha creati per farci male, ma ci sono persone che pensano che soffrendo potranno piacere a Dio, ma Gesù è sofferto una sola volta, Lui ha ricevuto tutte le frustate, Lui ha sofferto la croce per liberare a noi da queste sofferenze. Basta soltanto dire: Gesù, salvami, perdona i miei peccati e tu non dovrai soffrire. Allora tu dici: perché le persone hanno un certo atteggiamento? E ha una spiegazione, perché spiritualmente c'è un'influenza e l'influenza è o di tenebre o di luce. Tu devi dire, tu devi vedere dove ti trovi. Ma ci sono buone notizie: se qualcuno ancora è nelle tenebre, Gesù ti può salvare e può cancellare questa condizione. Dio ti può perdonare tutti i tuoi peccati. Amen? Sì o no? Dice la Scrittura: Dio ci ha liberati. Non è che noi ci abbiamo autoliberati, Dio ci ha liberati. C'è stato un intervento soprannaturale. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Perché? Perché noi con la nostra ragione, con le nostre risorse economiche, con le nostre conoscenze, con la nostra profonda religiosità, non potremo mai essere liberati dalle tenebre. Potremmo dire: sì, io sono religioso, io credo, sono molto cristiano, ma niente più. Ma se il Signore interviene, la persona viene liberata da quella condizione di maledizione, di peccato e di morte. Solo Dio ha la potestà, solo Dio ha l'autorità di liberare le persone dalla condizione spirituale. Solo Dio, nessun altro. Altrimenti che senso ha che Gesù è morto in croce? Se io potessi fare qualcosa per la mia anima, per piacere a Dio, allora non sarebbe stato neanche necessaria la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Ma invece Lui è morto in quella croce per pagare il prezzo. Significa che soltanto Lui può liberare alla persona della sua condizione spirituale. Se la persona non vuole essere liberata, se la persona vuole dire soltanto io sono un grande religioso, allora la persona può vivere la sua esperienza spirituale a livello razionale, a livello emozionale, ma mai potrà dire davanti a Dio: io devo entrare al tuo regno, perché soltanto Dio può liberare di questa condizione spirituale. Amen? Questo è chiaro? Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Allora, non è che il Signore si è fermato lì.
La persona viene liberata